Genitori sereni, 10 passi per una famiglia felice. Introduzione. Benvenuti alla guida completa di Monica Marinacche per diventare genitori sereni e coltivare una famiglia felice. Attraverso 10 passi fondamentali, esploreremo le sfide e le gioie della genitorialità, offrendo consigli pratici e saggi approfondimenti per ogni fase del percorso genitoriale. Basato sull'esperienza personale e sulla ricerca approfondita, Genitori Sereni è progettato per ispirare fiducia, fornire strumenti utili e promuovere una connessione più profonda con i vostri figli. Capitolo 1. Prepararsi per la genitorialità. Accettare il cambiamento, affrontare le aspettative e prepararsi mentalmente al ruolo di genitore. Costruire una base solida, comunicazione efficace con il partner e creazione di un forte sistema di supporto. Capitolo 2. Benvenuto nel mondo del neonato. Prepararsi per l'arrivo, creare un ambiente accogliente per il neonato. Sopravvivere alle prime settimane, consigli pratici per affrontare le sfide iniziali e stabilire una routine. Capitolo 3. Comunicazione empatica. Ascolto attivo, imparare a comprendere i bisogni emotivi dei bambini. Comunicazione non violenta. Utilizzare il linguaggio positivo per favorire una relazione sana. Capitolo 4. Educazione positiva. Principi di disciplina positiva. Educare i bambini con amore e rispetto. Gestione dei conflitti. Risolvere i problemi in modo costruttivo e pacifico. Capitolo 5. Crescere con i bambini. Sviluppo del bambino. Comprendere le diverse fasi dello sviluppo e fornire sostegno adeguato. Promuovere l'indipendenza, incoraggiare l'autonomia e la responsabilità. Capitolo 6. Affrontare le sfide. Adolescenza, navigare attraverso i cambiamenti fisici ed emotivi. Tecnologia, gestire l'uso equilibrato della tecnologia nella famiglia. Capitolo 7. Celebrazione delle differenze. Rispettare l'individualità, incoraggiare l'espressione personale e la diversità. Cultura e tradizioni, valorizzare le radici culturali e creare legami familiari significativi. Capitolo 8. Autocura dei genitori. Priorità della salute mentale, prendersi cura di se stessi per essere genitori migliori. Bilanciare lavoro e famiglia, gestire lo stress e trovare l'equilibrio nella vita quotidiana. Capitolo 9. Momenti di connessione. Tempo di qualità, creare ricordi positivi e rafforzare i legami familiari. Attività condivise, trovare modi divertenti per connettersi con i figli e costruire relazioni durature. Capitolo 10. Coltivare una famiglia felice. Gratitudine e apprezzamento, riconoscere le piccole gioie della vita familiare. Guardare al futuro. Preparare i figli per il successo e la felicità nel lungo termine. Conclusioni. Essere genitori è un viaggio straordinario, fatto di sfide, crescita e amore. Con dedizione e impegno, è possibile creare una famiglia serena e felice. Che tu stia iniziando il tuo percorso genitoriale o che tu sia già un genitore esperto, spero che questo libro ti fornisca ispirazione e sostegno mentre guidi i tuoi figli verso un futuro luminoso. Ricorda sempre di celebrare ogni momento e di coltivare un legame duraturo con i tuoi cari. Buona fortuna nel tuo viaggio genitoriale. Capitolo 1. Prepararsi per la genitorialità. Accettare il cambiamento, affrontare le aspettative e prepararsi mentalmente al ruolo di genitore. La genitorialità è uno dei cambiamenti più significativi che una persona può affrontare nella vita. Prima di diventare genitori, è importante riflettere sulle aspettative personali e quelle della società. Le aspettative possono derivare da ideali culturali, pressioni sociali o esperienze familiari passate. Tuttavia, ogni esperienza genitoriale è unica e può essere diversa da quanto ci si aspetti. Per prepararsi al meglio al ruolo di genitore, è cruciale accettare il cambiamento in modo aperto e flessibile. Questo significa essere consapevoli che la vita non sarà più la stessa e che ci saranno sfide e sacrifici lungo il percorso. È normale provare ansia o preoccupazione riguardo al futuro,
ma è importante anche coltivare una mentalità positiva e fiduciosa nelle proprie capacità. Alcuni passaggi utili per accettare il cambiamento includono: esaminare le proprie aspettative, riflettere sui desideri e sulle preoccupazioni riguardo alla genitorialità e cercare di essere realistici riguardo a ciò che ci si aspetta. Praticare la gratitudine, apprezzare le opportunità e le esperienze che la genitorialità porterà nella propria vita. Educarsi, cercare informazioni affidabili sulla genitorialità, dalle fonti di cui ci si fida, per comprendere meglio cosa aspettarsi e come prepararsi. Fidarsi di se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità di affrontare le sfide e di adattarsi alle nuove responsabilità che la genitorialità comporta. Costruire una base solida, comunicazione efficace con il partner e creazione di un forte sistema di supporto. La genitorialità è un viaggio condiviso con il partner, e una comunicazione aperta e sincera è essenziale per costruire una base solida. Prima dell'arrivo del bambino, è importante discutere e condividere aspettative, valori e desideri riguardo alla genitorialità. Questo permette di sviluppare una visione comune su come si desidera affrontare l'avventura genitoriale insieme. Alcuni suggerimenti per migliorare la comunicazione con il partner includono: ascolto attivo, fare uno sforzo consapevole per ascoltare veramente il partner senza interruzioni e senza giudizi. Esprimere i sentimenti, condividere apertamente le proprie emozioni e preoccupazioni riguardo alla genitorialità. Risolvere i conflitti in modo costruttivo, affrontare le divergenze con rispetto e comprensione reciproca, cercando soluzioni che soddisfino entrambi. Collaborare come squadra, lavorare insieme per prendersi cura del bambino e affrontare le sfide che la genitorialità comporta. Costruire un forte sistema di supporto, cercare il sostegno di amici, familiari o gruppi di genitori che possano offrire sostegno emotivo, consigli pratici e risorse utili durante il percorso genitoriale. Prepararsi per la genitorialità è un processo continuo che richiede impegno, flessibilità e apertura. Costruire una base solida con il partner e accettare il cambiamento con fiducia sono i primi passi fondamentali per affrontare questa meravigliosa avventura con serenità e consapevolezza. Capitolo 2. Benvenuto nel mondo del neonato. Prepararsi per l'arrivo. Creare un ambiente accogliente per il neonato. L'arrivo di un neonato è un momento di grande gioia e cambiamento nella vita di una famiglia. Prima del suo ingresso nel mondo, è importante preparare un ambiente sicuro, confortevole e accogliente per il neonato. Questo non solo favorirà il suo benessere, ma aiuterà anche i genitori a sentirsi più sicuri e preparati per il nuovo ruolo che li attende. Alcuni suggerimenti per preparare l'arrivo del neonato includono: creare uno spazio dedicato, organizzare una stanza o un angolo della casa per il neonato, con una culla confortevole, un fasciatoio, e tutto il necessario per prendersi cura del bambino. Pulizia e sicurezza, assicurarsi che l'ambiente sia pulito e sicuro, eliminando eventuali pericoli o oggetti taglienti o piccoli che il neonato potrebbe ingerire. Temperatura e illuminazione. Mantenere una temperatura confortevole nella stanza del neonato e regolare l'illuminazione per creare un'atmosfera rilassante e tranquilla. Acquistare forniture essenziali. Procurarsi tutto il necessario per prendersi cura del neonato, come pannolini, vestiti, biberon, e articoli per l'igiene del bambino. Creare un legame emotivo. Decorare lo spazio con elementi che trasmettano amore e calore, come foto di famiglia, giocattoli morbidi e coperte dolci. Sopravvivere alle prime settimane. Consigli pratici per affrontare le sfide iniziali e stabilire una routine. Le prime settimane con un neonato possono essere intense e impegnative, ma anche incredibilmente gratificanti. È normale sentirsi sopraffatti e stanchi mentre ci si adatta alla nuova routine e alle esigenze del bambino. Tuttavia, con un po' di preparazione e pazienza, è possibile superare con successo questa fase iniziale e stabilire una routine che funzioni per tutta la famiglia. Ecco alcuni consigli pratici per sopravvivere alle prime settimane con un neonato. Accettare l'aiuto. Non esitare a chiedere aiuto a familiari, amici o professionisti della salute se ti senti sopraffatto o hai bisogno di supporto.
Prenditi cura di te stesso, assicurati di dedicare del tempo a te stesso per riposare, mangiare sano e fare attività che ti rilassino e ti ricarichino. Sfrutta il sonno del neonato. Approfitta dei momenti in cui il neonato dorme per riposare anche tu, invece di cercare di fare tutto il lavoro domestico. Stabilire una routine. Cerca di stabilire una routine quotidiana per il neonato, con orari fissi per l'alimentazione, il cambio del pannolino, il sonno e il gioco. Essere flessibili. Ricorda che ogni neonato è diverso e che potrebbe essere necessario sperimentare diverse strategie per capire cosa funziona meglio per te e il tuo bambino. Goditi il momento, nonostante le sfide. Cerca di goderti ogni momento con il tuo neonato e di apprezzare la bellezza e la meraviglia di questa fase speciale della vita. Affrontare le prime settimane con un neonato richiede pazienza, dedizione e amore, ma con il giusto supporto e una buona dose di flessibilità, è possibile superare con successo questa fase e stabilire una base solida per il futuro del bambino. Capitolo 3. Comunicazione empatica. La comunicazione empatica è fondamentale per costruire una relazione sana e amorevole con i nostri figli. Ciò implica un ascolto attivo e una comunicazione rispettosa che tenga conto dei bisogni emotivi dei bambini e favorisca un dialogo aperto e costruttivo. Ascolto attivo. Imparare a comprendere i bisogni emotivi dei bambini. Ascoltare attivamente i nostri figli è un atto di amore e rispetto che li aiuta a sentirsi compresi e valorizzati. Questo significa essere presenti nel momento, concentrarsi sulla loro comunicazione verbale e non verbale e mostrare interesse sincero per ciò che stanno condividendo. Ecco alcuni modi per praticare l'ascolto attivo con i nostri figli. Fissare il contatto visivo e mostrare interesse. Guarda tuo figlio negli occhi e fai domande che dimostrino che sei interessato a ciò che sta dicendo. Convalidare i loro sentimenti. Rispondi alle emozioni del tuo bambino in modo sensibile e compassionevole, anche se non condividi il loro punto di vista. Ripetere ciò che hanno detto. Riformulare ciò che il tuo bambino ha detto può confermare che li hai ascoltati attentamente e aiutarti a chiarire eventuali malintesi. Evitare di interrompere o giudicare. Lascia che tuo figlio finisca di parlare prima di rispondere e evita di criticare o giudicare i loro pensieri o sentimenti. Comunicazione non violenta. Utilizzare il linguaggio positivo per favorire una relazione sana. La comunicazione non violenta è un approccio rispettoso e compassionevole alla comunicazione che promuove la comprensione reciproca e la risoluzione pacifica dei conflitti. Questo tipo di comunicazione è particolarmente importante quando si tratta di interagire con i nostri figli, poiché contribuisce a creare un clima familiare positivo e amorevole. Ecco alcuni principi chiave della comunicazione non violenta da applicare nella comunicazione con i nostri figli. Esprimere i sentimenti in modo onesto e rispettoso. Comunica i tuoi sentimenti in modo chiaro e diretto, senza accusare o criticare il tuo bambino. Focalizzarsi sul comportamento anziché sulla persona. Anziché etichettare il tuo bambino in base al suo comportamento, concentrati sulle azioni specifiche e sul loro impatto. Offrire alternative e soluzioni. Invece di imporre il tuo punto di vista, coinvolgi tuo figlio nel processo decisionale e proponi soluzioni che rispettino i bisogni di entrambi. Essere aperti al dialogo. Incoraggia tuo figlio a condividere i suoi pensieri e sentimenti senza paura di giudizio o punizione. Chiedere scusa quando necessario. Se commetti un errore o ti comporti in modo poco rispettoso nei confronti del tuo bambino, chiedi scusa sinceramente e impegnati a fare meglio in futuro. La comunicazione empatica è un elemento essenziale nella relazione genitore-figlio, poiché favorisce la comprensione reciproca, la fiducia e il legame emotivo. Praticando l'ascolto attivo e la comunicazione non violenta, possiamo creare un ambiente familiare amorevole e sostenitore in cui i nostri figli si sentono amati, rispettati e valorizzati. Capitolo 4. Educazione positiva. L'educazione positiva è un approccio basato sull'amore e il rispetto che mira a guidare i bambini nel loro sviluppo in modo sano ed equilibrato. Questo tipo di educazione si basa su principi di rispetto reciproco, comunicazione aperta e costruttiva, e incoraggiamento dell'autonomia e della responsabilità. Principi di disciplina positiva.
Educare i bambini con amore e rispetto. La disciplina positiva si concentra sull'insegnare ai bambini le competenze sociali e comportamentali necessarie per affrontare la vita in modo efficace, anziché punirli per i loro errori. Si basa sull'idea che i bambini imparino meglio quando sono trattati con gentilezza, rispetto e comprensione. Ecco alcuni principi chiave della disciplina positiva. Stabilire aspettative chiare. Comunicare in modo chiaro e coerente le aspettative e le regole di comportamento, in modo che i bambini sappiano cosa ci si aspetta da loro. Rafforzare il comportamento positivo. Lodare e riconoscere i comportamenti desiderati dei bambini, incoraggiandoli a continuare a comportarsi in modo positivo. Utilizzare la disciplina naturale. Permettere ai bambini di sperimentare naturali conseguenze dei loro comportamenti, piuttosto che imporre punizioni arbitrarie. Essere coerenti. Applicare le regole e le conseguenze in modo equo e coerente, senza fare eccezioni o cambiare le regole in modo arbitrario. Essere empatici. Cercare di capire i motivi del comportamento del bambino e rispondere con empatia e comprensione anziché con rabbia o frustrazione. Coinvolgere i bambini nel processo decisionale. Incoraggiare i bambini a partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi e alla negoziazione di soluzioni, anziché imporre le proprie decisioni. Gestione dei conflitti. Risolvere i problemi in modo costruttivo e pacifico. I conflitti sono una parte inevitabile della vita familiare, ma è importante affrontarli in modo costruttivo e pacifico per mantenere un clima familiare positivo e amorevole. La gestione dei conflitti in modo efficace richiede pazienza, empatia e abilità comunicative. Ecco alcuni suggerimenti per gestire i conflitti in modo costruttivo. Ascoltare attivamente. Ascoltare le opinioni e i sentimenti di tutti i membri della famiglia in modo equo e rispettoso. Comunicare apertamente. Esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro e rispettoso, evitando di cadere nella critica o nella negatività. Trovare soluzioni di compromesso. Cercare soluzioni che soddisfino i bisogni di tutti i membri della famiglia e promuovano la collaborazione e il rispetto reciproco. Rafforzare il legame familiare. Cercare di affrontare i conflitti in modo che rafforzino il legame familiare anziché indebolirlo, attraverso la comprensione reciproca e il perdono. Modellare il comportamento desiderato. Essere un modello positivo di gestione dei conflitti per i bambini, mostrando loro come risolvere i problemi in modo pacifico e costruttivo. L'educazione positiva e la gestione dei conflitti sono fondamentali per promuovere un ambiente familiare amorevole, rispettoso e collaborativo. Approcciare l'educazione dei bambini con amore, rispetto e comprensione e affrontare i conflitti in modo costruttivo e pacifico possono contribuire a creare una famiglia felice e sana in cui i bambini possono crescere e prosperare. Capitolo 5. Crescere con i bambini. Crescere con i bambini è un viaggio affascinante e dinamico, caratterizzato da continue scoperte e cambiamenti. In questo capitolo esploreremo due aspetti cruciali della genitorialità: comprendere lo sviluppo del bambino e promuovere la sua indipendenza in modo sano e equilibrato. Sviluppo del bambino. Comprendere le diverse fasi dello sviluppo e fornire sostegno adeguato. Il bambino attraversa diverse fasi di sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e sociale durante la sua crescita. Comprendere queste fasi è essenziale per fornire un sostegno adeguato e stimolante che favorisca la sua crescita e il suo benessere. Ecco alcune delle fasi dello sviluppo del bambino e come i genitori possono fornire sostegno in ciascuna fase. Neonato e prima infanzia. Durante questo periodo, il bambino sviluppa legami affettivi con i genitori e impara a soddisfare i bisogni fondamentali come nutrirsi, dormire e interagire con il mondo circostante. I genitori possono fornire amore, comfort e un ambiente sicuro e stimolante per favorire lo sviluppo del bambino. Infanzia. Durante l'infanzia, il bambino inizia a esplorare attivamente il mondo intorno a sé, acquisendo competenze motorie, linguistiche e sociali. I genitori possono incoraggiare l'esplorazione e la curiosità del bambino fornendo opportunità di gioco e interazione sociale, e celebrando i suoi successi e le sue conquiste. Età prescolare. Durante l'età prescolare,
Il bambino sviluppa una maggiore indipendenza e autonomia, acquisendo abilità cognitive e sociali più complesse. I genitori possono incoraggiare l'autonomia del bambino offrendo scelte e responsabilità appropriate alla sua età, e fornendo un ambiente ricco di opportunità di apprendimento e esplorazione. Età scolare. Durante l'età scolare, il bambino continua a sviluppare le sue capacità cognitive, sociali ed emotive, acquisendo abilità come la risoluzione dei problemi, la collaborazione e l'autoregolazione. I genitori possono sostenere il successo scolastico e personale del bambino offrendo supporto emotivo, incoraggiamento e modelli positivi di comportamento. Promuovere l'indipendenza, incoraggiare l'autonomia e la responsabilità. L'indipendenza è un elemento chiave dello sviluppo del bambino, che gli permette di acquisire fiducia in se stesso e le proprie capacità. Promuovere l'indipendenza significa fornire al bambino opportunità di assumere responsabilità e prendere decisioni autonomamente, all'interno di limiti chiari e appropriati. Ecco alcune strategie per promuovere l'indipendenza dei bambini. Offrire scelte. Permettere al bambino di fare scelte semplici e significative nella sua vita quotidiana, come cosa indossare o cosa mangiare per colazione. Incentivare l'autonomia. Incoraggiare il bambino a svolgere compiti e attività autonomamente, come vestirsi, preparare il proprio letto o pulire il tavolo dopo i pasti. Fornire opportunità di apprendimento. Offrire al bambino opportunità di esplorare e imparare nuove abilità in modo indipendente, attraverso attività come il gioco libero, l'arte e l'artigianato o la lettura. Celebrare i successi. Riconoscere e celebrare i successi e le conquiste del bambino, incoraggiandolo a essere fiero delle proprie capacità e realizzazioni. Fornire supporto e guida. Essere presenti per il bambino e offrire sostegno e guida quando necessario, senza soffocare la sua autonomia o risolvere i problemi al suo posto. Promuovere l'indipendenza nei bambini è un processo graduale che richiede pazienza, fiducia e sostegno costante da parte dei genitori. Con il giusto equilibrio tra sostegno e autonomia, i genitori possono aiutare i loro figli a sviluppare fiducia in se stessi e le proprie capacità, preparandoli per affrontare con successo le sfide e le opportunità che incontreranno lungo il cammino della vita. Capitolo 6. Affrontare le sfide. L'affrontare le sfide è una parte inevitabile del percorso genitoriale. In questo capitolo esamineremo due delle sfide più comuni che i genitori affrontano: l'adolescenza e l'impatto della tecnologia sulla famiglia. Adolescenza. Navigare attraverso i cambiamenti fisici ed emotivi. L'adolescenza è una fase di trasformazione significativa che porta a cambiamenti fisici, emotivi, sociali e cognitivi. Questo periodo può essere particolarmente impegnativo per i genitori e i loro figli, poiché entrambi navigano attraverso nuove sfide e adattamenti. Ecco alcuni suggerimenti per affrontare l'adolescenza in modo efficace. Mantenere aperte le linee di comunicazione. Incoraggiare il dialogo aperto e sincero con il tuo adolescente, ascoltando attivamente le loro preoccupazioni e offrendo sostegno e orientamento quando necessario. Rispettare l'individualità. Riconoscere e rispettare l'individualità del tuo adolescente, permettendo loro di esplorare la propria identità e fare scelte autonome, sempre all'interno di limiti chiari e sani. Stabilire regole e limiti. Fissare regole chiare e coerenti per il comportamento del tuo adolescente, comunicandole in modo rispettoso e coinvolgendo il tuo adolescente nel processo decisionale quando possibile. Fornire sostegno emotivo. Essere presenti e disponibili per tuo figlio durante questo periodo di cambiamento e incertezza, offrendo sostegno emotivo e rassicurazioni quando necessario. Educazione continua. Informarsi sui cambiamenti che avvengono nell'adolescenza, sia fisicamente che emotivamente, per poter comprendere meglio le sfide che il tuo adolescente sta affrontando e come poter supportarli al meglio. Tecnologia. Gestire l'uso equilibrato della tecnologia nella famiglia. La tecnologia ha trasformato il modo in cui viviamo e interagiamo con il mondo, offrendo opportunità senza precedenti ma anche presentando nuove sfide, soprattutto per le famiglie. È importante gestire in modo equilibrato l'uso della tecnologia nella famiglia, mantenendo un ambiente sano e armonioso.
Ecco alcuni suggerimenti per gestire l'uso equilibrato della tecnologia nella famiglia. Stabilire regole e limiti. Fissare regole chiare sull'uso della tecnologia, come limitare il tempo trascorso davanti agli schermi e stabilire delle regole per l'uso dei dispositivi durante i pasti e prima di coricarsi. Promuovere l'uso consapevole della tecnologia. Incoraggiare i tuoi figli a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e responsabile, insegnando loro ad essere critici nei confronti dei contenuti online e ad evitare comportamenti rischiosi come il cyberbullismo. Modello positivo. Essere un modello positivo per i tuoi figli utilizzando la tecnologia in modo equilibrato e responsabile e partecipando attivamente a attività offline e di interazione familiare. Favorire l'equilibrio. Incoraggiare i tuoi figli a bilanciare l'uso della tecnologia con altre attività come il gioco all'aperto, l'esercizio fisico, la lettura e il tempo trascorso con la famiglia e gli amici. Comunicazione aperta. Mantenere un dialogo aperto con i tuoi figli sull'uso della tecnologia, incoraggiandoli a condividere le loro esperienze e preoccupazioni e fornendo supporto e orientamento quando necessario. Affrontare l'adolescenza e gestire l'uso equilibrato della tecnologia sono sfide significative per molte famiglie. Con pazienza, comunicazione aperta e un approccio equilibrato, i genitori possono affrontare queste sfide con successo e creare un ambiente familiare amorevole e sano in cui i loro figli possono crescere e prosperare. Capitolo 7. Celebrazione delle differenze. La celebrazione delle differenze all'interno della famiglia è un aspetto fondamentale per creare un ambiente di accettazione, rispetto e inclusione. In questo capitolo esploreremo come rispettare l'individualità dei membri della famiglia e valorizzare le radici culturali e le tradizioni, creando legami familiari significativi. Rispettare l'individualità, incoraggiare l'espressione personale e la diversità. Ogni membro della famiglia è un individuo unico, con interessi, talenti e punti di vista propri. Rispettare l'individualità significa accettare e valorizzare le differenze tra i membri della famiglia e incoraggiare l'espressione autentica di se stessi. Ecco alcuni modi per promuovere il rispetto dell'individualità all'interno della famiglia. Accettazione incondizionata. Accogliere ogni membro della famiglia per ciò che sono, senza giudizio o aspettative irrealistiche. Incoraggiare l'espressione personale. Fornire spazio e sostegno per l'esplorazione e l'espressione dei propri interessi, talenti e passioni. Ascolto attivo. Prendere il tempo di ascoltare e comprendere i pensieri, i sentimenti e i bisogni di ciascun membro della famiglia, dimostrando empatia e rispetto. Riconoscere e celebrare le differenze. Evidenziare e celebrare le differenze tra i membri della famiglia, riconoscendo che sono queste differenze che rendono la famiglia unica e speciale. Cultura e tradizioni. Valorizzare le radici culturali e creare legami familiari significativi. Le radici culturali e le tradizioni familiari giocano un ruolo importante nell'identità e nell'unità della famiglia. Valorizzare la propria cultura e le tradizioni familiari non solo aiuta i membri della famiglia a connettersi con le proprie radici, ma crea anche legami familiari significativi e duraturi. Ecco alcuni modi per valorizzare le radici culturali e le tradizioni familiari. Trasmettere conoscenze e tradizioni. Insegnare ai figli la storia, la lingua, la cucina e altre tradizioni culturali della propria famiglia, attraverso racconti, feste e altre attività educative. Celebrare le festività. Festeggiare le festività culturali e religiose della propria famiglia con rituali e celebrazioni significative, coinvolgendo tutti i membri della famiglia. Condividere esperienze culturali. Partecipare ad eventi culturali e visite a luoghi significativi per la propria cultura, come musei, festival e cerimonie religiose. Creare legami intergenerazionali. Coinvolgere i nonni e altri membri anziani della famiglia nella trasmissione delle tradizioni familiari, permettendo ai bambini di imparare da chi ha vissuto prima di loro e creando legami intergenerazionali significativi. La celebrazione delle differenze all'interno della famiglia attraverso il rispetto dell'individualità e la valorizzazione delle radici culturali e delle tradizioni crea un ambiente familiare ricco di amore, rispetto e inclusione. Promuovere la diversità all'interno della famiglia non solo rafforza i legami familiari,
ma prepara anche i membri della famiglia a essere cittadini del mondo rispettosi e tolleranti. Capitolo 8. Autocura dei genitori. L'autocura dei genitori è fondamentale per il benessere della famiglia nel suo complesso. In questo capitolo, esploreremo l'importanza di fare della propria salute mentale una priorità e di trovare un equilibrio sano tra lavoro e famiglia. Priorità della salute mentale. Prendersi cura di se stessi per essere genitori migliori. La salute mentale dei genitori ha un impatto significativo sul benessere della famiglia. Prendersi cura di se stessi mentalmente ed emotivamente non solo aiuta i genitori a essere più felici e soddisfatti, ma anche a essere genitori migliori per i loro figli. Ecco alcune pratiche di autocura per promuovere la salute mentale dei genitori. Pratica della mindfulness. Dedicare del tempo ogni giorno alla meditazione, alla respirazione consapevole o ad altre pratiche di mindfulness può aiutare a ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza emotiva. Attività ricreative. Fare attività che ti piacciono e ti rilassano, come leggere, fare passeggiate nella natura, o coltivare un hobby, può aiutarti a rigenerarti mentalmente ed emotivamente. Supporto sociale. Coltivare relazioni significative con amici, familiari o altri genitori può fornire un importante sostegno emotivo e un senso di appartenenza. Chiedere aiuto quando necessario. Non esitare a chiedere aiuto a professionisti della salute mentale se ti senti sopraffatto o hai bisogno di supporto per affrontare problemi emotivi o relazionali. Bilanciare lavoro e famiglia. Gestire lo stress e trovare l'equilibrio nella vita quotidiana. Trovare un equilibrio sano tra lavoro e famiglia è una sfida per molti genitori, ma è essenziale per mantenere un senso di benessere e soddisfazione nella vita quotidiana. Ecco alcuni suggerimenti per gestire lo stress e trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia. Stabilire confini chiari. Fissare confini tra lavoro e vita familiare, ad esempio impostando orari lavorativi definiti e proteggendo il tempo libero per trascorrere con la famiglia. Organizzare il tempo in modo efficiente. Utilizzare una pianificazione o un calendario per organizzare le attività lavorative e familiari e garantire di avere abbastanza tempo per entrambi. Delegare responsabilità. Coinvolgere il partner, i familiari o altri membri del supporto nella gestione delle responsabilità familiari e domestiche, permettendo di alleviare il carico di lavoro. Prenditi pause. Fare delle pause regolari durante la giornata lavorativa per rilassarti, ricaricare le energie e dedicare del tempo alla famiglia. Flessibilità e adattabilità. Essere flessibili e adattabili alle esigenze mutevoli del lavoro e della famiglia, e non avere paura di apportare modifiche quando necessario. Prendersi cura di se stessi come genitori è essenziale per mantenere un equilibrio sano nella vita familiare. Priorizzare la salute mentale e trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia non solo beneficia i genitori, ma contribuisce anche al benessere e alla felicità dell'intera famiglia. Capitolo 9. Momenti di connessione. I momenti di connessione sono preziosi nella vita familiare poiché rafforzano i legami affettivi, creano ricordi indelebili e promuovono un senso di unità. In questo capitolo, esploreremo l'importanza di dedicare tempo di qualità alla famiglia e di trovare modi divertenti per connettersi con i nostri figli. Tempo di qualità, creare ricordi positivi e rafforzare i legami familiari. Il tempo di qualità è essenziale per nutrire i legami familiari e creare ricordi positivi che durano per tutta la vita. È un momento dedicato esclusivamente alla famiglia, durante il quale ci si concentra sull'interazione e sulla condivisione di esperienze significative. Ecco alcuni modi per creare momenti di connessione attraverso il tempo di qualità. Cena in famiglia. Fare della cena un momento speciale durante il quale tutti i membri della famiglia si riuniscono intorno al tavolo per condividere cibo, conversazioni e risate. Serate film. Organizzare serate film in famiglia durante le quali tutti possono godersi un film o una serie TV insieme, condividendo popcorn e commenti divertenti. Escursioni. Fare escursioni in natura o visite a luoghi interessanti insieme alla famiglia, permettendo di trascorrere del tempo di qualità all'aria aperta e di esplorare nuovi ambienti insieme. Giornate giochi. Organizzare giornate dedicate ai giochi da tavolo o alle attività ludiche che coinvolgano tutta la famiglia, incoraggiando la cooperazione,
la competizione sana e il divertimento condiviso. Progetti creativi. Dedicarsi a progetti creativi come arte, artigianato o cucina insieme ai membri della famiglia, permettendo di esprimere la propria creatività e di collaborare alla realizzazione di qualcosa di speciale. Attività condivise. Trovare modi divertenti per connettersi con i figli e costruire relazioni durature. Le attività condivise sono un'opportunità per genitori e figli di connettersi in modi divertenti e significativi, creando legami familiari duraturi e trasmettendo valori importanti. Ecco alcuni modi per trovare attività condivise che rafforzino i legami familiari. Sport e attività fisiche. Partecipare insieme a sport o attività fisiche che piacciono a tutta la famiglia, come passeggiate in bicicletta, nuoto o escursioni, promuovendo la salute e il benessere fisico. Lettura e storytelling. Dedicare del tempo alla lettura di libri o alla narrazione di storie ai bambini, permettendo di condividere momenti di intimità e di arricchire il loro mondo immaginativo. Viaggi e avventure. Organizzare viaggi o avventure in famiglia che offrano opportunità di esplorare nuovi luoghi, scoprire nuove culture e creare ricordi indimenticabili insieme. Volontariato e servizio alla comunità. Partecipare a progetti di volontariato o servizio alla comunità come famiglia, insegnando ai bambini l'importanza di dare indietro e di essere cittadini responsabili e compassionevoli. I momenti di connessione sono preziosi nella vita familiare poiché nutrono i legami affettivi e creano ricordi indelebili. Dedicare tempo di qualità alla famiglia e trovare modi divertenti per connettersi con i nostri figli sono investimenti che ripagheranno nel tempo, creando legami familiari duraturi e significativi. Capitolo 10. Coltivare una famiglia felice. Una famiglia felice è il risultato di un impegno costante nel coltivare legami affettivi, promuovere valori positivi e creare un ambiente di amore e rispetto reciproco. In questo capitolo, esamineremo due aspetti cruciali per coltivare una famiglia felice: la gratitudine e l'apprezzamento per le piccole gioie della vita familiare, e la preparazione dei figli per il successo e la felicità nel lungo termine. Gratitudine e apprezzamento. Riconoscere le piccole gioie della vita familiare. La gratitudine e l'apprezzamento sono elementi fondamentali per creare un clima familiare positivo e nutriente. Riconoscere e celebrare le piccole gioie della vita familiare aiuta a coltivare un senso di gratitudine e a promuovere il benessere emotivo di tutti i membri della famiglia. Ecco alcuni modi per praticare la gratitudine e l'apprezzamento all'interno della famiglia. Esprimere gratitudine. Prendere il tempo ogni giorno per riconoscere e ringraziare gli altri membri della famiglia per le piccole gentilezze e le azioni che li fanno sentire amati e apprezzati. Tenere un diario della gratitudine. Incoraggiare i membri della famiglia a tenere un diario della gratitudine nel quale annotare quotidianamente le cose per cui sono grati, aiutandoli a concentrarsi sui lati positivi della vita familiare. Celebrare i successi. Riconoscere e festeggiare i successi e le conquiste di ogni membro della famiglia, incoraggiandoli a sentirsi orgogliosi delle proprie realizzazioni e del supporto reciproco. Condividere momenti speciali. Creare tradizioni familiari che celebriano i momenti speciali della vita, come compleanni, anniversari o vacanze, permettendo di trascorrere del tempo di qualità insieme e creare ricordi indelebili. Guardare al futuro. Preparare i figli per il successo e la felicità nel lungo termine. Preparare i figli per il successo e la felicità nel lungo termine richiede un impegno costante nel fornire loro gli strumenti, le risorse e il sostegno di cui hanno bisogno per crescere e svilupparsi in modo sano ed equilibrato. Ecco alcuni modi per preparare i figli per il successo e la felicità nel lungo termine. Insegnare resilienza. Aiutare i figli a sviluppare la resilienza affrontando le sfide e imparando dalle esperienze negative, incoraggiandoli a vedere le difficoltà come opportunità di crescita e apprendimento. Promuovere l'indipendenza. Fornire ai figli opportunità di assumere responsabilità e prendere decisioni autonome, permettendo loro di sviluppare fiducia nelle proprie capacità e di acquisire competenze di vita essenziali. Incoraggiare la curiosità e la creatività. Nutrire l'interesse dei figli per il mondo circostante e incoraggiarli a esplorare e a sperimentare nuove idee e passioni, permettendo loro di sviluppare la curiosità intellettuale e la creatività.
Fornire un ambiente di sostegno. Creare un ambiente familiare amorevole e sostenitivo nel quale i figli si sentano sicuri di esprimere se stessi e di perseguire i propri obiettivi, permettendo loro di sviluppare un senso di fiducia in se stessi e di appartenenza. Coltivare una famiglia felice richiede impegno, pazienza e dedizione da parte di tutti i membri della famiglia. Praticare la gratitudine e l'apprezzamento per le piccole gioie della vita familiare e preparare i figli per il successo e la felicità nel lungo termine sono passi fondamentali per creare un ambiente familiare amorevole, sano e soddisfacente nel quale tutti possano crescere e prosperare. In conclusione, la genitorialità è un viaggio ricco di sfide, ma anche di gratificazioni e gioie indescrivibili. Attraverso i 10 capitoli di questo libro, abbiamo esplorato diverse dimensioni della genitorialità, fornendo consigli pratici e approfondimenti per aiutare i genitori a crescere figli felici, sani e realizzati. Abbiamo imparato l'importanza di prepararsi mentalmente ed emotivamente al ruolo di genitore, creando una solida base di comunicazione e supporto all'interno della coppia e con il proprio sistema di supporto esterno. Abbiamo esaminato come affrontare le sfide iniziali del neonato e come promuovere una comunicazione empatica e una disciplina positiva durante la crescita dei figli. Abbiamo esplorato le diverse fasi dello sviluppo del bambino e l'importanza di promuovere l'indipendenza e l'autonomia, preparandoli così ad affrontare le sfide future con fiducia. Abbiamo discusso di come navigare attraverso l'adolescenza e gestire in modo equilibrato l'uso della tecnologia nella famiglia. Abbiamo evidenziato l'importanza di celebrare le differenze all'interno della famiglia, valorizzando le radici culturali e creando legami familiari significativi. Abbiamo esaminato l'autocura dei genitori, sottolineando l'importanza di prendersi cura della propria salute mentale e di trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia. Infine, abbiamo esplorato come creare momenti di connessione all'interno della famiglia attraverso il tempo di qualità e le attività condivise, e come coltivare una famiglia felice attraverso la gratitudine, l'apprezzamento e la preparazione dei figli per il successo e la felicità nel lungo termine. In definitiva, essere genitori è un impegno profondo e significativo, ma con amore, pazienza e impegno, ogni famiglia può creare un ambiente amorevole e sostenitivo nel quale i propri figli possono crescere e prosperare. Che questo libro possa essere una risorsa preziosa per tutti i genitori in cerca di orientamento e ispirazione lungo il loro viaggio genitoriale. Iscrivetevi al nostro canale di YouTube di Genitorialità per non perdere nessun aggiornamento su questo evento emozionante e su tutte le altre novità che stiamo preparando per voi. Grazie ancora per essere parte della nostra meravigliosa comunità. Insieme possiamo rendere il viaggio genitoriale ancora più straordinario e memorabile. Con amore e gratitudine. Genitori in armonia.